Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto i tempi sono maturi vista l'ufficialità di Max Allegri sulla panchina del Napoli e quindi come potrebbe giocare il Napoli di Allegri, cosa saremo in campo. Io andando a ricercare non solo nell'ultima stagione trascorsa al Milan, dal punto di vista offensivo qualcosina di intrigante che potrebbe poi esaltare le caratteristiche di qualcuno in rosa l'ho trovata, ma ci arriviamo e facciamo il punto della situazione tra pro e contro. La mia personale opinione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Visto che si sono già esposti in tanti, non sarà una difesa a 4, sarà una difesa a 4, si parte con un 4-3-3 eccetera eccetera. Io partirò con l'aiuto della lavagna qui dietro da una difesa a 4 e un 4-2-3-1. Sappiamo che il modulo comunque va interpretato, il calcio è uno sport di movimento, però partirò comunque da una difesa a 4 perché c'è una situazione dal punto di vista offensivo che potresti assolutamente sfruttare, anche se hai un blocco medio-basso, anche se sei un allenatore che cura sicuramente la situazione difensiva più di quella offensiva, senza pressing, senza uno contro uno, senza andare a prendere l'avversario nella sua di area di rigore. Ma ci arriviamo e con calma. Prima non subire e poi punire. Sarà vero? Ni, perché va argomentata ovviamente la situazione. 1,99 di media punti per Max Allegri, più di 540 panchine, più di 320 vittorie. I numeri sono tutti dalla parte del mister, tanto è vero che la scelta è arrivata per i numeri dalla parte del mister, per quella sorta di garanzia che ti porta comunque tra le 4 e quindi l'obiettivo Champions non dovresti assolutamente steccarlo per quanto riguarda chi hai preso. E poi c'è la questione squadra, spogliatoio e diciamo ciò che hai vissuto dal punto di vista mentale, perché si passa dall'asfissia e l'esaurimento mentale degli allenamenti di Conte ad un allenatore che è più tranquillo, cerca di gestire diversamente anche dal punto di vista dello stress fisico e atletico, e la cronologia infortuni delle squadre di Allegri negli anni parla chiaro: mai superati i 30 infortuni a stagione. Ci sono addirittura diciamo campionati dove si è arrivato a 20 infortuni giusto che sono nella tra i 20 e i 30 sono nella norma di tutti. Quello diciamo che ciò che non è nella norma è quello che è successo al Napoli di quest'anno, e senza andare a dare il 70% al Fato e il 30% a Conte staff, e ovviamente gli errori fatti in fase di valutazione dei calciatori, perché io inverto diciamo le percentuali, forse il 70 no, ma 60% o molto più della metà è di staff, Conte, come abbiamo gestito calciatori e quant'altro. Il resto poi situazioni avverse, sorte eccetera eccetera ci può tranquillamente stare, ma tutti gli infortuni che abbiamo avuto quest'anno sicuramente non è il caso ad averli portati. Detto questo, la situazione infortuni è dalla nostra con Max Allegri e con lo staff che ha sempre diciamo gestito in maniera impeccabile le stagioni. Difesa compatta, anche se dal punto di vista della situazione offensiva è un calcio che presenta sicuramente talvolta un possesso e dici ma è un possesso inutile, ma il Milan e anche la Juve di Allegri e squadre in passato aspettano la verticalità possibile per sfruttare quei 2, 3, 4 passaggi per andare in porta, tra virgolette, in maniera matematica e creare pericolosità all'avversario. Sicuramente è un Napoli che concederà poco, forse meno di quello di quest'anno, e già sarebbe diciamo una miglioria apportata. Prendere meno gol, subire meno, perché il Napoli, al di là dell'avversario che poteva essere quest'anno una squadra che poi è retrocessa, o l'Inter o che sia la Roma eccetera eccetera, comunque presentavamo momenti durante il match dove o staccavi la spina dal punto di vista mentale o ti venivano comunque a bombardare sotto la porta e dovevi cercare di trovare la quadra nel non subire gol. Potrebbe migliorare anche la situazione nel non prendere diciamo lo schiaffo per svegliarsi, e quindi prendi il gol,
ti rimetti un attimo in sesto, dici porca miseria, attenzione, ribalti la partita, la devi ribaltare, quindi salta tutto il tuo piano gara. Quando tu al limite hai battezzato una partita dove volevi dominare l'avversario, volevi andare in vantaggio, dovevi andare in vantaggio, l'hai studiata comunque in settimana, arriva una defiance, una disattenzione, arriva un Napoli che non scende in campo per i primi 10 minuti, un quarto d'ora dal punto di vista mentale, prendi il gol e quindi devi affannarti, ecco, a rimettere la partita in sesto. Forse questa situazione andrà a migliorare con la gestione Allegri. Detto questo, Allegri diciamo che predilige il far scoprire l'avversario per poi attaccarlo nei punti deboli. Io parto da una difesa a 4 perché dal punto di vista offensivo c'è una situazione col terzino bloccato e non stiamo inventando niente col terzino bloccato, è stato già fatto in passato da tanti, non stiamo inventando assolutamente niente, però si potrebbero sfruttare le caratteristiche di chi è in rosa dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la proposta di gioco a livello offensivo. Partiamo da un Napoli con un blocco medio-basso e quindi un blocco medio-basso dove non vai a prendere sicuramente l'avversario nella sua area di rigore, pochi 1 contro 1, poco pressing su chi porta il pallone e l'avversario che al limite sale palla al piede dalla porta, e andremo anche a vedere qualche elemento che potrebbe respirare dal punto di vista tecnico con Allegri, soprattutto il portiere. Detto questo, la situazione offensiva che volevo portarvi e condividere appunto è quella del terzino bloccato, che poi presenta una linea quasi a 5 dal punto di vista offensivo quando sali, perché Allegri diciamo che poco rinuncia ai due davanti alla linea di difesa a schermare poi diciamo la situazione difensiva, quindi i due qui restano davanti alla linea di difesa sia quando siamo nella nostra metà campo e l'avversario comunque ci sta attaccando, ma anche quando andiamo in avanti. Però quando andiamo in avanti e portiamo i tre elementi dietro la punta facendo salire un terzino, in questo caso facciamo salire Di Lorenzo e lasciamo Gutierrez bloccato, ci troveremo i due dietro, questi tre dietro che sono poi il terzino sinistro e i due centrali e i due di centrocampo a schermo della difesa, perché non vuole beccare ripartenze, quindi in caso di palla persa comunque ti troveresti coperto sicuramente di più che se ti salgono tutti e due i terzini, e qui ci sarebbe spazio poi per far andare in porta l'eventuale velocista. Mettiamo un velocista di turno che mi viene a volgere, Gervinho. Mettiamo un Gervinho che parte, se qua non hai copertura comunque dal punto di vista della velocità diventa complicato poi andarla a prendere e se ne va in porta. Quindi blocca un terzino che possa essere destro o sinistra poi a seconda di come si sviluppa l'azione, e si potrebbe creare una linea a 5 che poi non è una linea a 5 ma sarebbe un 2-3 qui, ma molto ravvicinato a ridosso dell'area di rigore per sfruttare sia questa di zona e sia ovviamente andare sugli esterni con l'inserimento di mezzali e tre quarti. Però il calcio offensivo ovviamente di Allegri in questo caso presenta diciamo quella condizione dove al calciatore viene richiesto mentalmente di fare la scelta giusta, e quindi vedi il buco e passi il pallone, lo vedi qua e lo dai comunque a chi si inserisce, non devi steccare quando arrivi qua e devi cercare di arrivare in porta in maniera più pericolosa possibile. Poi nel caso l'avversario dovesse conquistare il pallone, il Napoli comunque avrà dalla sua le seconde palle, potrai allargare sicuramente di nuovo sugli esterni con il terzino che poi rientra, si ritorna comunque diciamo in compattezza. Però dal punto di vista offensivo la tre quarti diventa fondamentale sia per quanto riguarda i tiri da fuori, e quindi ai 20-25 metri si prova la botta. Ecco perché si legge Allegri vuole Rabiot, poi Allegri non avrà nemmeno detto niente sul Rabiot, però parliamo di calciatori che dai 20 metri vedono la porta, e dai 20 metri quando l'avversario avrà spizzato un pallone e il pallone arriva qui sulla tre quarti, dovrai avere quei calciatori che riescono in un fazzoletto di campo, posizionano il pallone e fanno partire comunque il tiro che si va a insaccare
8 su 10, 7 su 10, gente con percentuali comunque non realizzativa, ma percentuali di inquadrare la porta molto alte. Ecco perché Vergara, De Bruyne lo vendi, non lo vendi, ma De Bruyne potrebbe fare molto ma molto bene da trequartista dietro la punta e non schierato dietro, o diciamo da mezzala in un 4-3-3 eventuale. Io partirei così, ma non sono assolutamente nessuno, sono andato solo a ricercare anche nel passato del mister per quanto riguarda situazioni offensive, e non è stato sempre un allenatore, diciamo, che ha favorito, ecco, la situazione difensiva. La situazione difensiva di Allegri diventa, diciamo, molto solida e viene curata ad hoc perché non vuoi subire, perché sei dal punto di vista comunque del risultato uno che vuole portare a casa la partita, tra virgolette anche di corto muso, così come dice il mister, metti il musetto davanti e vinci il match. Potrebbe migliorare sicuramente la situazione in casa Napoli sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista dell'armonia, con meno mugugni. Abbiamo visto quest'anno arriva un calciatore dopo 3-4 settimane non si trova col mister, quindi situazioni del genere potremo anche non viverle. La gestione dei vantaggi, altra cosa che mi auguro migliori e potrebbe con Allegri, perché comunque va in vantaggio e sicuramente dal punto di vista della copertura, visto che i due davanti alla difesa, che siano qui o che sia la difesa a 4 che abbiamo visto prima e l'avversario ti attacca, rimangono comunque a schermo lì davanti. Ritorniamo con i 3 e con la punta. Questi due restano comunque a schermo della difesa, e quindi che possano essere Lobotka Scott, che possano essere Anghissà Lobotka, se Anghissà diciamo non parte e resta a Napoli, mettendo De Bruyne o Vergara qui, i due esterni, Politano Allison, Neres Allison, Noah Lang Allison, eccetera eccetera. Nel caso rimane, io mi sto solo diciamo rifacendo ai calciatori che abbiamo in rosa adesso, senza andare poi diciamo per prati con il mercato che potrebbe arrivare, perché i nomi che stanno uscendo più li fanno e più nel caso affondi per qualche colpo, più mi fanno venire diciamo la voglia di vederlo a 4 questo Napoli, per caratteristiche di ciò che sta andando a prendere. Ecco perché trovate sul canale un video dove abbiamo analizzato le caratteristiche di Muci, che è un grandissimo calciatore che agisce diciamo nella situazione offensiva in tutta questa zona, pur essendo catalogato un esterno, trequartista esterno, destra, sinistra, non ha un posizionamento reale in campo un calciatore del genere come Muci, e quindi qui devi trovare la quadra e devi trovare quegli elementi ad hoc per poter infierire sull'avversario, con entri in aria, ci entri da qua, ci entri dal punto di vista verticale con la punta che si tiene i due centrali, e quindi avrai qui e qui spazio per inserirti. Saranno situazioni sicuramente a ridosso dell'area di rigore e dentro l'area, quindi devi essere molto ma molto preciso, ma il Napoli ha qualità nella rosa che diciamo può gestire Massimiliano Allegri, anche settandoti sul mercato, facendo partire chi deve partire, rientri e li sostituisci. Però dobbiamo uscire da questa situazione di depressione. Ecco perché io sono andato a ricercare, e non vi nego che sono stato sicuramente un paio di settimane con tutta la calma diciamo della situazione, per andarmi a vedere che cosa è stato Allegri nella sua storia. E sicuramente, ed è un dato di fatto, numeri alla mano, e per tutto ciò che è stato nella sua carriera, sicuramente è un allenatore più difensivo che offensivo, però è un allenatore che quando si affaccia in avanti lo fa perché ha stanato l'avversario, ha trovato la via di sbocco e lo mette in difficoltà con 3-4 passaggi, con sfruttare le mezzali, con questa situazione del terzino bloccato che potrebbe vedersi
con una difesa a 4 resta sicuramente un allenatore difficile da battere, per quanto possa essere bello o non bello il calcio che proponi, ma il bello può pagare così come non può pagare, così come il brutto può pagare così come non può pagare. Noi l'abbiamo visto con Antonio Conte e l'abbiamo visto anche con il bello, diciamo, di Sarri, che rubato 2017-18, ma eravamo belli anche nel 16-17 e comunque, diciamo, abbiamo fatto fatica. Vincere i campionati e portare trofei a casa, diciamo che è una situazione dove devono collimare molti elementi. Non solo devi essere bello in campo, ma devi avere, come quest'anno non è stato, devi avere comunque gran parte della rosa disponibile. Allegri avrà, perché in base alla cronologia degli infortuni e della sua carriera il quadro è molto chiaro. Lo staff sarà comunque composto da molti elementi che ha già avuto e che hanno in dote questi dati dal punto di vista, diciamo, analitico. Resta solo il campo e vedremo ciò che saremo e come affronteremo questo campionato, anche perché, e concludo le parole di De Laurentiis, quando comunque c'è stata la situazione di Conte e è terminata comunque l'avventura di Antonio Conte a Napoli, in quella conferenza stampa dove il presidente ha comunque ribadito: se tu avessi avuto tutti i calciatori a disposizione avresti vinto lo scudetto e quant'altro. Il presidente vuole un Napoli che comunque giochi diversamente da quello che ha visto, e quindi se c'è stato accordo c'è stato anche in base a queste di condizioni e a quelle parole che sono sicuramente state rivolte a Conte in quella situazione, ma è un Napoli che ha fatto la scelta anche in base a queste situazioni, che avrà già sicuramente si sarà sicuramente accordato con l'allenatore prima dal punto di vista di ciò che potrà essere in campo. Ecco perché magari qualche situazione si muove a rilento sul mercato, qualche situazione non decolla, perché probabilmente si ripartirà da una difesa a 4 e la rosa del Napoli va solamente puntellata da questo punto di vista, con una sola priorità, e deve arrivare in questa sessione di mercato, altrimenti siamo dei fessi inenarrabili, perché tutte le sessioni di mercato non riusciamo a portare a casa un terzino che possa fare comunque respirare Di Lorenzo, che non è che camperà fino a 200 anni di pallone, calerà un bel giorno il nostro Di Lorenzo, e quindi dobbiamo farci trovare assolutamente pronti. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.